Sempre alla ricerca di esemplari unici, Cristiano Luzzago ci racconta la storia di una Fiat 1100 berlinetta superleggera Vignale. Amici appassionati di automobili da collezione, oggi presentiamo un pezzo unico. Si tratta di una berlinetta superleggera basata sul telaio Fiat 1100B carrozzata da Vignale. Per parlare di questa vettura dobbiamo però fare un passo indietro. Vignale nasce nel 1913 e a soli 11 anni si avvia già all'attività di battilastra. È talmente bravo che a soli 17 anni viene assunto da Pininfarina, il quale si era appena staccato dagli stabilimenti farina del fratello Giovanni, e gli affida la costruzione di alcuni veicoli all'interno della propria fabbrica. Il rapporto si interrompe quando Alfredo Vignale è costretto a partire per il servizio militare e al suo rientro viene assunto dagli stabilimenti farina. Quindi nei primi anni della sua vita e della sua esperienza riesce a lavorare con le due carrozzerie più influenti dell'epoca, tant'è che a soli 25 anni è già caporeparto degli stabilimenti farina. L'ambizione di Alfredo Vignale però è molta e non si accontenta del lavoro di dipendente e quindi collateralmente apre anche una piccola azienda con i fratelli dove può cominciare a lavorare in proprio. Ed è in questo momento che Dusio, il titolare della Cisitalia, lo nota e gli affida l'appalto per la costruzione delle Cisitalia 202 berlinetta aerodinamica progettata dall'ingegnere Savonuzzi e nel quale collaborerà anche Michelotti, col quale comincerà un'amicizia e un rapporto di lavoro che durerà negli anni e avrà un grande successo. Alfredo Vignale, forte della consapevolezza delle proprie capacità e di quelle dei collaboratori, nell'ottobre dello stesso anno, cioè nel 1946, a soli 33 anni, decide di aprire la carrozzeria Alfredo Vignale EC e collabora già producendo vetture sia per stabilimenti farina, Pininfarina e Cisitalia. Ed è a questo punto che c'è veramente la svolta importante che ci porterà alla storia di questa vettura. Nel 1947 deciderà di partecipare al concorso di eleganza del Palazzo Reale di Torino presentando una bella convertibile su base Fiat 1100 e dopo pochi mesi sarà presente nell'estate dell'anno successivo anche al concorso di eleganza del Giardino di Boboli a Palazzo Pitti presentando una stupenda 1500 Cabriolet della quale la stampa parlerà moltissimo e che vincerà il secondo premio al concorso. E la svolta definitiva, quella che veramente lo lancerà come un carrozziere riconosciuto, sarà nel 1948 al primo Salone di Torino del dopoguerra e quindi anche il suo primo Salone di Torino al quale parteciperà come azienda e come carrozzeria, nella quale presenterà 3 splendidi modelli, un Alfa 6C convertibile, una Aprilia denominata Vittoria e questa splendida berlinetta superleggera. Questa berlinetta superleggera era stata costruita come si usava al tempo, tracciando le linee della vettura con delle profilature metalliche che poi furono abilmente coperte dai battilastre con dei pannelli di lega d'alluminio. Le caratteristiche di queste vetture, che all'epoca venivano prodotte in poche settimane, differentemente da oggi che per fare un pezzo unico uno ha bisogno di fare investimenti milionari e servono grandi computer e attrezzature sofisticatissime. All'epoca per le carrozzerie era molto importante partecipare ai concorsi di eleganza e ai saloni dell'auto, perché avevano la possibilità di presentare i propri pezzi unici che erano rivolti a una clientela di altissimo livello che non si accontentava di quella che era una normale produzione di serie, ma che voleva dei pezzi assolutamente esclusivi. Infatti questa vettura, che come base è una normale Fiat 1100 a livello di telaio e di meccanica, in realtà è proprio nella carrozzeria fatta da Alfredo Vignale che mostra tutte le proprie caratteristiche di leggerezza. Infatti è una berlinetta tutta in alluminio,
nella quale possiamo notare il lunotto che è in plexiglass, i finestrini posteriori che sono altrettanto in plexiglass e, a dimostrazione che si tratta di un pezzo unico, il cristallo anteriore che è fatto in due pezzi collegati insieme, perché evidentemente per un unico esemplare non si poteva preparare un cristallo curvo in poche settimane. Il muso della vettura è molto bello ed aggressivo e ha sicuramente qualche reminiscenza dal fatto che Alfredo Vignale lavorava anche per stabilimenti Farina, Pininfarina e Cisitalia. Che Alfredo Vignale volesse dare il meglio di sé con questa vettura e con le altre presentate al Salone di Torino lo si vede dall'altissimo grado di rifiniture, che non erano assolutamente paragonabili a quelle delle vetture di serie dell'epoca. Anche dettagli, se vogliamo, banali come i paraurti sono rifiniti in un modo eccezionale. Le fiancate sono disegnate e realizzate magistralmente. Abbiamo sul parafango anteriore le frecce a scomparsa come usavano all'epoca, comandata da un azionatore elettrico interno, ed è molto interessante notare lo stemma Vignale del primo tipo con la mole antonelliana all'interno della V, nel quale però mancano la corona e le ali, che saranno applicate solo in seguito, quando Vignale diventerà fornitore anche dei reali. Bellissima la maniglia di apertura della portiera, che fra l'altro ha un ulteriore opzionale, perché dal posto di guida si può aprire azionando questa leva la portiera del lato passeggero per non obbligare il passeggero a impugnare la maniglia. E di grandissimo pregio sono tutte le rifiniture interne, nelle quali vediamo l'accesso ai sedili posteriori, molto comodo. Ogni sedile ha installato un portacenere per ogni passeggero. I pannelli delle portiere sono rifiniti tutti in pelle e hanno addirittura due tasche. È elevatissimo il grado di rifiniture interne, lo vediamo in tutti questi pomoli che sembrano di ambra, dagli strumenti con tutte le rifiniture in color rame, dal volante che è veramente esclusivo anche col marchio Vignale al centro, le alette parasole, gli specchietti, il portacenere, tutto veramente trasuda lusso. E la dimostrazione che questa vettura ha avuto un successo immediato è stato nel fatto che, presentata a settembre, già a novembre aveva la prima immatricolazione, che è ancora l'attuale, quindi è stata venduta immediatamente. Molto interessante anche di questa vettura è capire la storia, perché quest'auto, pensate, ha circolato fino al 1971, poi è stata persa nell'oblio. Infatti l'ultimo tagliando si ferma a 58.000 km e quando è stata trovata prima del restauro ne aveva 58.270. Quindi aveva percorso pochissimi chilometri da quando aveva fatto l'ultimo tagliando ed era stata abbandonata.